La marmellata prodotta a Ischia di Fichi. È quasi un predessert, no? Questo è il nostro fritto misto. Margherita, no? Bella e buona. Vai, vai, Simo. Lasci presto qui. Ciao, sono Ivano Veccia, siamo qui da Allegrio, a Via Veneto, e stasera vi raccontiamo qualche pizza speciale che faccio io qua. L'impasto è molto semplice, abbiamo una tipo 0 che praticamente faccio io, lo faccio io nel vero senso della parola, vado io là, la buratto io in questo mulino, facciamo anche la quotazione dei grani con questo mugnaio, farina totalmente naturale, molto debole, quindi cresce una ventina d'ore e la rende molto scioglievole. Comanda una diavola e una margherita. Partiamo dalla diavola, che è totalmente diversa, secondo me, da una classica diavola. Questa coltello sul cornicione praticamente la metto su molte, soprattutto sulle pizze bianche, quindi la diavola la faccio bianca rispetto alla media che è rossa. Questa è una crema di uno stagionato di pruna alpina, che aiuta a renderlo meno asciutto alla bianca. Il cornicione, facendo così, caramellizza e viene più saporito. Quindi fior di latte, diavola abbiamo detto, quindi salame o peperoni come dicono, però è salame questo. Salame piccante napoletano. Poi la margherita, questa è San Marzano dopo, un po' di basilico in cottura, non guasta, perché ovviamente sotto il fior di latte, così evitiamo che bruci. Di latte, un po' di mamma bruna, sempre sul cornicione grattugiato, lo stagionato di pruna alpina si chiama mamma bruna. E io sulla margherita un po' d'olio glielo metto. Questa poi è terminata l'uscita. Questa è una crema di nduja, spiringa, salsiccia piccante che mi fa un macellaio di Gragnano. Poi, essendo che è molto piccante, smorziamo con un po' di ciuffetti di ricotta di bufala. Ovviamente, oltre a smorzare la piccantezza, diamo pure freschezza, no? Poi non è finito, con il pomodoro crusco, però questo il ciuscellone lo fanno in Campania, quindi è simile però. Dolce, gli diamo un po' di crunch, polvere di peperone crusco, cornicione, quindi gli diamo pure un po' di colore, peperoncini dolci a goccia. E diavola sia, no? Olio piccante, lo mettiamo pure sul cornicione e poi un po' di basilico. Eccola la mia diavola, Bellissima. bella e buona. Come idratazione se la chiedono sempre. Questa è un'idratazione non troppo alta, perché parliamo di una farina medio-bassa, 260-270. È una 0 molto non troppo forte. 260-270 parliamo della W, quindi la misurazione del glutine, no? Sì. Quindi l'idratazione questa qua non arriva ai 70, poi dipende. Essendo che poi una farina naturale fa spesso scherzi. Poi abbiamo una stanza a temperatura controllata degli impasti. Qua abbiamo un forno elettrico, però la cottura è perfetta in questo modo. Questa invece è un'altra pizza che parla molto delle mie origini, no? Sono di Ischia, si chiama Oro d'Ischia. Base bianca, sempre la crema dello stagionato di pruna, fior di latte. Poi ci mettiamo questo formaggio, praticamente è un brie di bufala, lo mettiamo all'uscita perché i formaggi, secondo me, infatti la 4 formaggi, io uso tutti i formaggi all'uscita, formaggi messi nel forno a 450 grammi, ma pure a 300, di rovino, così noi li esaltiamo. Quindi formaggio di pruna alpina. Questo è un polline che proviene da Ischia, da un'azienda che si chiama Oro d'Ischia. Polline liofilizzato, col calore della pizza si reidrata. Questa è la marmellata prodotta a Ischia di Fichi, un'azienda biologica, quindi praticamente è quasi un predessert, no? Formaggio, polline e marmellata di fichi, che non è tanto dolce, è perfetta per questa pizza. Il basilico ci va da Dio qua sopra.
oro d'Ischia. Vai. Oro d'Ischia e margherita tavolo 1. Noi abbiamo quasi più di una decina di fritti diversi. Baccalà cotto a bassa temperatura e speziato con zenzero, alloro, rosmarino e limone. Pastellato e poi fritto. Accompagnato con guacamole. Classico guacamole, col coriandolo, la cipolla, tutto. Questa è una polpetta di bollito, ovviamente una carne sempre di... io uso solo carne stato brado, non uso carne intensiva, uso solo molto sulla rigenerazione, ci credo tanto su questa cosa. Come il Bruno Alpino, il latte di Bruno Alpino e tutte le Bruno Alpine stanno tutte allo stato brado. Questa è la mozzarella in carrozza. Pure chi fa questa mozzarella, le vacche pascolano, zucca e provola e zuccheri. No, questo poi sta facendo senatie bolle all'ischitano. È simile al coniglio, però è più speziato, con i friarielli. In estate lo faccio con i peperoni. Questa è una riduzione di pomodoro giallo e mamma bruna, sempre. E la panatura sono i nachos. Questo è il nostro fritto misto. Grande. Vai, vai. Questa invece, questa è la pizza pregiata. Settimana scorsa la portai a New York, è andata a Ruba, un evento lì. È una crema invece di, diciamo, taleggio, non è un taleggio, è simile, questo si chiama quadrello questo formaggio. Taleggio di capra. Mi piace molto usare tutti e 4 i latti. Bacon, tollo d'uovo pastorizzato. E poi il nero pregiato e il tartufo glielo mettiamo così al microplane. Capita che tiriamo pure il bianco spesso. Basta, glielo mano le faccio da me. Questa è la pregiata. Vai, spettacolo. Poi ci qua. Vieni Matteo. Eccolo. Potremmo fare un giro da stacca. Fai 3-1, per una Poi stiamo facendo la capricciosa che nel 2021 fu la pizza dell'anno per 50 top pizza. Sempre quella crema come base, ti ripeto, la uso tanto. Sì. Perché quando fai le bianche ti umidisce tanto il disco di pasta lo rende creativo. Piennolo. Piennolo del Vesuvio, no? Fior di latte, capricciosa un po' anomala. Già? Funghi chiodini e olive di Caiazzo. La capricciosa tua è famosa. Sempre un po' di mamma bruna finale. E poi qua un'altra pizza. Questa pure è carina, si chiama Magnamosi una cosa. Crema di patate, funghi misti, ci sta i finferi, il cartoncello, il pioppino. Su dai, ti manco mi chiamate, Che capito? Ti manco mi chiamate, tu questa da mia. Allora, prosciutto cotto. I carciofi li facciamo noi. Carciofi sottogenere. Vai, poi vediamo una cosa. Questa qui è una base con crema di patate, funghi misti, ovvero ci mettiamo finferli, cardoncelli e pleos. All'uscita ci va rucola di campo. È un'azienda biologica. Questa porchetta la faccio io. È di nero casertano, la facciamo noi. Molto più grassosa, molto più golosa. Quindi funghi, porchetta, rucola. È una grattata di Dobbiamo limone. sgrassare. Vai. Grattata di limone. Dopodiché mangiamoci una cosa che la completiamo, si mangia così, ripiegato. Questa la spacchi a metà e te la mangi così. Ecco, sì. Vai. Come ti ho detto prima, questa farina molto instabile, la farina naturale, soprattutto d'estate abbiamo bisogno di una temperatura controllata, perché sennò è un macello per lavorarla. E qui c'è una stanza a temperatura controllata, con il condizionatore sempre acceso, ovviamente lo mettiamo a secco, dehumidificatore, 17 gradi.
Che ci sta la macchina, anche la campana sta a temperatura, anche la farina sta a temperatura Ecco. e l'acqua refrigerata. E io così facendo sono facilitato, no? Tavolo 63. Baccalà. Ma senti loro, come? Un attimo, si sta ingagliando. Vado sempre qui e poi. Un altro po' di dopo. Un altro po'? Sì. Vai Simo. Lasci presto bene. Faccio proprio Vincenzo Capuano. No, che pizza al pasto. Pizza al pasto. No, due margherite, no? Bella. Spettacolare.